Lezione 1. Comodità dello shopping online. Ehi Anna, hai fatto molti acquisti online ultimamente? Sai, ne sto facendo di più ultimamente. È così conveniente. Totalmente. La possibilità di fare acquisti da casa è un punto di svolta. Hai qualche negozio online preferito? Beh, sono rimasta davvero colpita da alcuni siti di articoli per la casa e arredamento. Spesso hanno un'ottima selezione e una consegna rapida. Questo è fantastico. Volevo abbellire casa mia, quindi dovrò dare un'occhiata. Sicuramente. Alcuni offrono anche la consegna a domicilio, il che è molto utile. Oh bello, questo lo rende ancora più facile. Non c'è bisogno di preoccuparsi di portare a casa oggetti di grandi dimensioni. Esattamente. Le opzioni di consegna in questi giorni sono davvero impressionanti. Questo è buono a sapersi. Dovrò indagare su questo. Lezione 2. Organizzazione dei file digitali. Ehi Anna, hai lavorato all'organizzazione dei tuoi file digitali ultimamente? Sai, l'ho fatto. È stato un po' un progetto, ma è molto utile. Scommetto. Può diventare piuttosto opprimente con tutti i file che accumuliamo in questi giorni. Sicuramente. Sto cercando di trovare un buon sistema per tenere tutto organizzato. Questa è un'ottima idea. Qualche consiglio che puoi condividere? Beh, ho classificato tutto in diverse cartelle. Questo rende molto più facile trovare le cose in seguito. Intelligente. Avere quella struttura in atto è fondamentale. Che tipo di categorie stai usando? Cose come lavoro, personali, foto, documenti, eccetera. Sto solo cercando di raggruppare file simili. Questo ha assolutamente senso. La categorizzazione è sicuramente la strada da percorrere. Lezione 3. Conseguenze del terremoto. Mattina. Hai sentito del terremoto che ha colpito San Francisco la settimana scorsa? Sì, è stato terribile. Ho sentito che ci sono stati molti danni. Assolutamente. Molti edifici sono crollati e la città è in rovina. Ci vorrà molto tempo per ricostruirla. È così triste. Ricordo che il terremoto del 1906 fu altrettanto devastante. San Francisco sembra avere una storia di disastri naturali. Hai ragione, anche il terremoto del 1989 ha causato molte distruzioni. È incredibile quanto sia resiliente la città, però. Riescono sempre a riprendersi. Sicuramente. La gente di San Francisco è dura e determinata. Sono sicuro che si uniranno e riporteranno la città al suo antico splendore. Su questo non ho dubbi. I sanfrancescani sono tra le persone più laboriose e innovative che conosco. Ricostruiranno ancora meglio di prima. È bello sentirlo. Spero che il processo di recupero proceda senza intoppi e che possano rimettersi in piedi presto. Anch'io. Sarà una lunga strada, ma sono sicuro che saranno all'altezza della sfida. Lezione 4. Correre più velocemente.
Ehi, hai visto l'evento di atletica leggera lo scorso fine settimana? No, me lo sono perso. Cosa è successo? Gli atleti usavano questo nuovo tipo di scarpa che dovrebbe aiutarli a correre più velocemente. Interessante. Come funziona? Apparentemente, le scarpe hanno una tecnologia speciale che immagazzina e rilascia energia mentre l'atleta corre, dando loro una spinta in più. Wow, sembra piuttosto avanzato. Fa davvero una differenza significativa nella loro velocità? Da quello che ho letto, può fornire un miglioramento fino al 4% dell'efficienza e della velocità di funzionamento. Questo è un enorme vantaggio a livello di elite. Incredibile! Capisco perché gli atleti vogliano usare quelle scarpe allora. Quel vantaggio in più potrebbe fare la differenza tra vincere e perdere. Esattamente. Sta davvero rivoluzionando lo sport. Le scarpe possono però dare ad alcuni corridori un vantaggio ingiusto. Lezione 5. Collaborazione di successo. Ehi, hai sentito parlare della nuova partnership tra la nostra azienda e quella startup tecnologica? No, non l'ho fatto. Qual è il problema? Bene, hanno accettato di collaborare allo sviluppo di una nuova linea di prodotti che combini la nostra esperienza con la loro tecnologia all'avanguardia. Sembra promettente. Su che tipo di prodotto stanno lavorando? Da quello che ho capito, sarà una linea di dispositivi domestici intelligenti che si integrano con il nostro sistema di automazione domestica esistente. Wow, è davvero emozionante. La combinazione dell'esperienza della tua azienda e della sua tecnologia innovativa potrebbe creare qualcosa di veramente rivoluzionario. È esattamente quello che speriamo. La partnership dovrebbe portare vantaggi significativi a entrambe le organizzazioni. Posso immaginarlo. Quali vantaggi pensi che offrirà questa collaborazione? Bene, ci consentirà di attingere al loro pool di talenti e sfruttare le loro capacità di ricerca e sviluppo. Inoltre, ci darà un vantaggio competitivo nel mercato delle case intelligenti. Lezione 6. Spectator Sports. Ehi, ti piace guardare lo sport? Sai, mi piace davvero. C'è qualcosa nell'emozione e nell'energia di un evento dal vivo. Sono d'accordo, trovo che guardare gli sport possa essere tanto divertente e coinvolgente quanto praticarli. Assolutamente. L'atmosfera, il tifo, il brivido della competizione. Fa tutto parte dell'esperienza. Sicuramente. E il bello è che ci sono tanti sport diversi tra cui scegliere. Esattamente. Che si tratti di basket, calcio o persino e-sport, ce n'è per tutti i gusti. Questo è un buon punto. Gli esport hanno davvero guadagnato molta popolarità negli ultimi anni, vero? Sicuramente. Il livello di abilità e strategia coinvolto nei giochi professionali è davvero impressionante. Sono d'accordo, e i valori della produzione e il coinvolgimento dei tifosi negli eventi di esport possono competere con gli sport tradizionali. Lezione 7. Sunny Day. Ehi, è una giornata così bella fuori. Penso che andrò a godermi il sole.
Lo so, non è stupendo. Il sole splende così forte che è quasi accecante. Sì, sto praticamente strizzando gli occhi solo a guardarlo. Ma è il clima perfetto per uscire e fare qualcosa di attivo. Sicuramente. Stavo pensando di fare una bella passeggiata lunga o magari anche di fare jogging nel parco. Sembra un'ottima idea. L'aria fresca e l'esercizio fisico saranno così rinfrescanti. Assolutamente. Inoltre, è l'occasione perfetta per assorbire un po' di vitamina D. Di sicuro. Potrei anche portare un frisbee o una palla da lanciare in giro, solo per divertirmi un po' di più. Oh, sembra una figata. Adoro giocare all'aperto in un giorno come questo. Anch'io. È così rinvigorente stare fuori al sole. Lezione 8. Un personal trainer intelligente. Ciao Anna, hai sentito parlare del nuovo programma Smart Personal Trainer? Sembra davvero interessante. Sì, ce l'ho. Ho sentito che è progettato per fornire una guida personalizzata e aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi di fitness. Esattamente. Il programma utilizza una tecnologia avanzata per creare un piano di allenamento personalizzato in base al livello di forma fisica e agli obiettivi. È fantastico! Avere un personal trainer intelligente in grado di monitorare i tuoi progressi e adattare il piano di conseguenza deve essere molto utile. Sicuramente. Elimina le congetture sulla forma fisica e ti aiuta a rimanere motivato e in linea. Sono davvero colpita dalla tecnologia alla base. Deve rendere l'intera esperienza molto più efficiente ed efficace. Assolutamente. Sto pensando di provarlo. Sai se è conveniente e accessibile alla persona media? Da quello che ho sentito, il programma ha un prezzo ragionevole ed è disponibile attraverso vari centri fitness e piattaforme online. Questo è buono a sapersi. Dovrò approfondire la questione. Sembra un ottimo modo per rimettersi in forma con la guida di un personal trainer intelligente. Lezione 9. Alla ricerca di prodotti lattiero-caseari. Mi scusi, sa dove posso trovare il reparto latticini di questo negozio di alimentari? Certo, è proprio qui. Troverai latte, panna e altri prodotti caseari in questo corridoio. Ottimo, grazie. Devo prendere del latte e qualche altro prodotto per cuocere. Nessun problema, la selezione di latte è piuttosto ampia, quindi fatemi sapere se avete bisogno di consigli. Lo apprezzo. Di solito scelgo l'opzione a basso contenuto di grassi, ma sono disponibile a provare qualcosa di nuovo. In tal caso, potresti voler dare un'occhiata alle varietà biologiche o senza lattosio. Hanno delle opzioni davvero carine. Darò un'occhiata. E dove posso trovare la crema per il mio progetto di pasticceria? È proprio accanto al latte, sul ripiano inferiore. Esistono diversi tipi di crema, come la panna pesante e mezza e metà. Fantastico, allora prenderò una scatola di panna. Questo è davvero utile. Ora sono pronto. Lezione 10. Sapori deliziosi. Ehi, volevo parlarti di questo fantastico gelato che ho mangiato l'altro giorno.
Oh, davvero? Cosa c'era di così speciale? I sapori erano così equilibrati e deliziosi. Non ne ho mai abbastanza. È bello sentirlo. Che tipo di sapori aveva? Era una miscela unica di cioccolato e caramello, con solo un pizzico di sale marino. Sembra una combinazione paradisiaca. Adoro come il gelato possa essere così creativo di questi tempi. Assolutamente. La consistenza era inoltre perfettamente cremosa e liscia. Era semplicemente una delizia da mangiare. Mi viene fame solo a pensarci. Dove hai trovato questo fantastico gelato? In una piccola pasticceria locale. Sono davvero appassionati dell'uso di ingredienti naturali di alta qualità. Lezione 11. Eroi medici in prima linea. Ehi, hai sentito parlare di quel famoso chirurgo che lavora instancabilmente in prima linea? Sì, l'ho fatto. È davvero un'ispirazione, vero? Non riesco a immaginare i sacrifici che sta facendo. Assolutamente. Anche se è un medico molto rispettato, ha insistito per operare direttamente al fronte. È incredibile. Deve avere un profondo impegno nei confronti dei suoi pazienti e della comunità medica. Sicuramente. Da quello che ho letto, ha fatto da mentore e supporto anche ad altri operatori sanitari. È così ammirevole. Non è solo un eccellente chirurgo, ma anche un vero leader nel suo campo. Esattamente. E non si accontenta solo di essere un abile professionista, ha anche scritto libri di testo per condividere le sue conoscenze. Wow, è davvero un uomo del Rinascimento nel mondo della medicina. Abbiamo bisogno di più persone come lui, vero? Assolutamente. La sua dedizione e il suo altruismo sono davvero fonte di ispirazione, specialmente in questi tempi difficili. Lezione 12. Navigazione negli aeroporti. Ehi, hai qualche consiglio per navigare negli aeroporti durante un viaggio? Assolutamente. Gli aeroporti possono essere piuttosto affollati, ma ci sono alcune cose che puoi fare per rendere l'esperienza più fluida. È fantastico. Presto viaggerò e voglio essere il più preparato possibile. Bene, prima di tutto, arriva in aeroporto con un sacco di tempo a disposizione, soprattutto durante le stagioni di viaggio più affollate. Un buon consiglio: sicuramente non voglio attraversare di corsa l'aeroporto in preda al panico. Esattamente. E assicurati di acquisire familiarità con la struttura dell'aeroporto e i protocolli di sicurezza in anticipo. Questo è un ottimo consiglio. Cercherò la mappa dell'aeroporto e controllerò le linee guida della TSA prima del mio viaggio. Meraviglioso! E non dimenticare di mettere in valigia l'essenziale per il tuo bagaglio a mano, come un caricabatterie portatile, snack e tutti i farmaci necessari. Capito. Mi assicurerò di avere tutti questi articoli prontamente disponibili durante i miei viaggi. Lezione 13. Piani delle riunioni. Mattina. Volevo parlare con te sull'organizzazione di un incontro per discutere ulteriormente i dettagli del progetto. Buongiorno, John. Assolutamente. Penso che un incontro sarebbe un'ottima idea.
Quando vorresti stare insieme? Beh, questa settimana sono libero quasi tutti i pomeriggi. Il giovedì alle 14 funziona per te? Giovedì alle 2 del pomeriggio sembra perfetto. Ci vediamo nella sala conferenze. Mi sembra una buona idea. Ti invierò un invito sul calendario con i dettagli. Meraviglioso, mi assicurerò di bloccare quel tempo. Non vedo l'ora di esaminare i punti salienti allora. Lo stesso qui. Questo incontro dovrebbe aiutarci a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda e ad appianare le domande rimanenti. Sicuramente. Apprezzo che tu abbia preso l'iniziativa di organizzarlo. Sarà molto utile. Non è affatto un problema. Sono felice di far partire la palla. Ci vediamo giovedì. Lezione 14. Giro gratuito in aereo. Ehi Anna, hai sentito che Tasha ha vinto quel viaggio gratuito in aereo? No, non l'ho fatto. Come ci è riuscita? A quanto pare, si è iscritta a qualche concorso ed è stata fortunata. La stanno facendo volare via per un viaggio gratuito. Wow, è incredibile. Mi chiedo quale sia il problema. I voli gratuiti di solito non arrivano senza vincoli. Vero, ma Tasha ha detto che i documenti sembravano piuttosto semplici. Senza costi o obblighi nascosti. Beh, buon per lei allora. Un giro in aereo gratuito è un premio davvero interessante. Assolutamente. Sono un po' geloso, ad essere sinceri. Ho sempre voluto prendere un volo del genere. Forse dovresti partecipare anche tu ad alcuni di quei concorsi. Non si sa mai quando potresti essere fortunato. Ah, forse lo farò. Provare non fa male, vero? Tasha si divertirà un mondo. Lezione 15. Ascesa degli assistenti AI. Ehi Anna, hai sentito parlare molto degli assistenti AI ultimamente? Sì, sembra che stiano ricevendo molta attenzione in questi giorni. Quali sono i tuoi pensieri su di loro? Beh, penso che stiano decisamente diventando più popolari e capaci. Ma non sono sicuro che sostituiranno completamente i motori di ricerca a breve. Questo è un punto interessante. Cosa te lo fa dire? Mi chiedevo come potrebbero influire sulla ricerca tradizionale. Penso solo che i motori di ricerca siano ancora migliori per determinati tipi di query e raccolta di informazioni. Gli assistenti di intelligenza artificiale hanno i loro punti di forza, ma potrebbero non essere così completi. HMM. Ha senso. Ognuno ha la sua nicchia, vero? L'intelligenza artificiale potrebbe essere ottima per determinate attività, ma i motori di ricerca hanno ancora un vantaggio in alcune aree. Esattamente. Penso che finiranno per completarsi a vicenda anziché sostituire completamente l'altro. Almeno nel prossimo futuro. Buona prospettiva. Sarà affascinante vedere come si evolverà il panorama man mano che la tecnologia continua ad avanzare. Sicuramente. Sono curioso di vedere come andrà a finire. Ma per ora, mi ritrovo ancora ad affidarmi parecchio ai buoni vecchi motori di ricerca. Lezione 16. Progressi nello sport femminile. Ehi Anna, hai visto quell'articolo sulla storia delle donne nello sport?
No, non l'ho fatto. Cosa diceva? Ha evidenziato i progressi compiuti, nonostante alcune opinioni piuttosto obsolete in passato. Oh, davvero? Di che tipo di punti di vista obsoleti stiamo parlando? Ebbene, a quanto pare il fondatore delle Olimpiadi moderne, Coubertin, pensava che vedere le donne competere fosse innaturale e un affronto all'occhio umano. Wow, è piuttosto scioccante e arcaico. Non posso credere che qualcuno con questa mentalità abbia contribuito a plasmare le Olimpiadi. Lo so, giusto? Lo dimostra solo fino a che punto siamo arrivati in termini di accettazione e inclusione delle donne nello sport. Assolutamente. È incredibile vedere come le donne abbiano abbattuto così tante barriere e dimostrato le proprie capacità. Sicuramente. Gli sport femminili hanno davvero guadagnato molta popolarità e rispetto negli ultimi decenni. Lezione 17. Prime impressioni. Ehi Anna, volevo chiederti una cosa. Certo, che succede? Beh, stavo parlando con il nostro nuovo collega l'altro giorno e credo di essermi fatto un'idea sbagliata di loro. Oh, davvero? Cosa te lo fa dire? Non lo so, all'inizio sembravano solo un po' indecisi. Ma più ho interagito con loro, più mi rendo conto che in realtà sono piuttosto amichevoli e simpatici. Ah, capisco. È così facile trarre conclusioni basate sulle interazioni iniziali, vero? Sicuramente. Immagino che non avrei dovuto giudicarli così velocemente. Sono lieto di aver avuto il tempo di conoscerli meglio. Esattamente. Non si capisce sempre com'è qualcuno già dalla prima impressione. Abbiamo tutti personalità e livelli di comfort diversi. Questo è un buon punto. Dovrei ricordarmi di non fare supposizioni. Questa persona sembra davvero gentile una volta superata quella timidezza iniziale. Lezione 18. Scienze mediche e agricoltura. Buongiorno Anna, hai sentito parlare degli ultimi progressi della scienza medica? No, non l'ho fatto. Cosa c'è di nuovo? I ricercatori hanno compiuto incredibili progressi nello sviluppo di nuovi trattamenti e cure per molte malattie. È davvero emozionante. Questa è un'ottima notizia. Che dire delle industrie agricole e alimentari? Ho letto che anche loro stanno facendo passi da gigante. Assolutamente. Le nuove tecniche e tecnologie agricole stanno contribuendo ad aumentare i raccolti e a migliorare la sicurezza alimentare in tutto il mondo. Affascinante. Sono davvero curioso di saperne di più. In che modo pensi che questi progressi avranno un impatto sulla nostra vita nei prossimi anni? Beh, credo che miglioreranno notevolmente la nostra qualità di vita. Immagina di avere accesso a un'assistenza sanitaria migliore e a cibo più abbondante e nutriente. È davvero notevole. Non vedo l'ora di vedere cosa riserva il futuro in queste aree. Nemmeno io. Il futuro sembra più radioso che mai. Lezione 19. Pianificazione del picnic. Ehi Anna, sei libera questo fine settimana? Stavo pensando che potremmo andare a fare un picnic. Sembra un'idea meravigliosa. Dove avevi in mente? Pensavo che potremmo andare al parco in riva al lago. È un posto così bello.
Sembra perfetto. Portiamo degli snack e delle bevande? Assolutamente. Dovremmo preparare dei panini, della frutta e magari dei biscotti o delle patatine. Ottima idea, e dovremmo portare anche dei giochi da giocare? Sicuramente. Un frisbee o un gioco da tavolo sarebbero molto divertenti. Eccellente, farò una lista di tutto ciò che dobbiamo mettere in valigia. Sarà un picnic fantastico. Non vedo l'ora. Sarà una grande giornata. Lezione 20. Weekend Getaway. Ciao Anna, sei pronta per il nostro viaggio di fine settimana? Ci puoi scommettere. Non vedo l'ora di lasciare la città per un paio di giorni. Nemmeno io. Sarà così bello cambiare scenario. Assolutamente. Quanto tempo ci vuole per arrivare alla cabina? Circa un'ora e mezza. Quindi vorremmo assicurarci di partire con un sacco di tempo. Ok, buono a sapersi. E dobbiamo portare molti vestiti? Non troppo, solo qualche outfit casual per escursioni e relax. Capito. Allora vado in valigia leggera. Sarà un weekend divertentissimo. Sono d'accordo, sarà bello rilassarsi e godersi la vita all'aria aperta. Lezione 21. Acquisto di scarpe. Ehi Anna, come va la spesa per le scarpe? Non eccezionale. Ad essere onesti, sono stato in alcuni negozi, ma non ho ancora trovato il paio perfetto. Oh, che peccato. Che tipo di scarpe stai cercando? Sto cercando un nuovo paio di scarpe da passeggio comode ed eleganti, ma sono così difficili da trovare. Capisco, beh, non scoraggiarti. Sono sicuro che prima o poi troverai quelle giuste. Lo spero. Sono giorni che perlustro i negozi. Beh, continuate così. Magari prova un altro negozio o cerca anche online. Buona idea, amplierò la mia ricerca. Incrociamo le dita. Presto troverò la coppia perfetta. Sono sicuro che lo farai. Non arrenderti. Lezione 22. Suggerimenti per il giardinaggio. Ehi Anna, ho notato che le tue piante sembrano davvero sane. Qual è il tuo segreto? Beh, ho imparato alcuni trucchi nel corso degli anni. La cosa più importante è assicurarsi che ricevano la giusta quantità d'acqua. Ah, capisco. Questo ha senso. Ultimamente ho problemi con le mie piante d'appartamento. Davvero? Quali problemi stai riscontrando? Sembra che si stiano asciugando abbastanza velocemente. Non sono sicuro di averli innaffiati troppo o poco. HMM. Ok. Innanzitutto, assicurati di controllare il terreno prima di annaffiare. Se è ancora umido, evita di aggiungerne altro. Capito. E se il terreno è asciutto? Quindi dai loro un buon ammollo. Ma fai attenzione anche a non esagerare con l'acqua. Si tratta solo di trovare quel punto debole.
Un consiglio eccellente. Lo terrò sicuramente a mente in futuro. Lezione 23. Ambientarsi. Ehi Anna, sono così contenta di aver trovato quel fantastico appartamento. È una cosa in meno di cui preoccuparsi. Lo so, mi toglie un peso dalle spalle. La posizione è perfetta e l'affitto è ragionevole. Sicuramente. Ora possiamo concentrarci sul disfare le valigie e sistemarci. Assolutamente. Sono lieto che abbiamo deciso di assumere dei traslochi. Rende l'intero processo molto più semplice. Anch'io. Valeva la spesa extra per far gestire loro il lavoro pesante. Concordato. A proposito, ti sei ricordato di etichettare tutte le scatole? A disfare le valigie sarà un gioco da ragazzi. Sì, mi sono assicurato di etichettare tutto in modo chiaro. Saremo così organizzati che rimarrai colpito. Ah, non ho dubbi. Sei il maestro dell'efficienza. Beh, ci provo. Bene, mettiamoci al lavoro. Prima disfacciamo le valigie, prima possiamo iniziare a goderci la nostra nuova casa. Lezione 24. Miglioramento personale. Ehi Anna, ultimamente ho pensato molto al miglioramento personale. Oh, davvero? Cosa ti ha interessato? Beh, ho capito che per migliorare le mie relazioni con gli altri, devo iniziare da me stesso. Questo è un ottimo punto. Lavorare sulla nostra crescita personale può davvero aiutarci a connetterci meglio con chi ci circonda. Esattamente. Voglio concentrarmi su cose come essere più consapevoli, praticare l'empatia e gestire meglio le mie emozioni. Sono tutti obiettivi fantastici. Sono completamente d'accordo che mi aiuta a sentirmi più padrone della mia vita. Assolutamente. E la parte migliore è che i cambiamenti che apportiamo a noi stessi tendono ad avere un effetto a catena positivo sulle nostre relazioni. Sicuramente. È come una situazione vantaggiosa per tutti. Sono davvero orgoglioso di te per aver preso questa iniziativa. Grazie. Sono entusiasta di vedere dove mi porterà questo viaggio. Facciamo un brainstorming su alcune azioni specifiche? Lezione 25. Elementi essenziali per una giornata in spiaggia. Ehi Anna, sei pronta per la nostra gita al mare domani? Quasi. Devo solo ricontrollare di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Suona bene. Cosa c'è sulla tua lista di imballaggio finora? Beh, ho coperto i teli da mare, la crema solare e il nostro altoparlante portatile. Ottimo, non posso dimenticare la crema solare. Domani farà un caldo torrido. Assolutamente sì. Ho anche la roba extra resistente. Non vogliamo scottature solari. Sicuramente no. C'è altro da aggiungere alla lista? HMM. Magari qualche snack e bevanda per farci rifornire? Ottima chiamata. E non dimenticate il frisbee o la palla da lanciare in giro. Lezione 26. Spazi senza fumo. Ehi Anna, hai sentito della nuova legge che vieta il fumo nei luoghi pubblici? Sì, l'ho fatto.
penso che sia un passo davvero importante, soprattutto per proteggere la salute delle persone. Sicuramente. Non riesco a immaginare quanto debba essere difficile per le persone con bambini piccoli. Esattamente. Il fumo passivo può essere così dannoso, specialmente per lo sviluppo dei polmoni. Assolutamente. E non sono solo i bambini, anche gli adulti con problemi respiratori sono a rischio. Questo è un ottimo punto. Sono lieto che la legge miri a creare più ambienti privi di fumo. Anch'io. Ci vorrà qualche aggiustamento, ma penso che ne valga la pena a lungo termine. Sono d'accordo ora, le persone non dovranno preoccuparsi di camminare tra nuvole di fumo in pubblico. Esattamente. Renderà la nostra comunità un luogo più sano e inclusivo per tutti. Lezione 27. Chiarire la comprensione. Ehi Anna, voglio assicurarmi di aver compreso i punti principali della nostra discussione precedente. Ok, ottimo. Vai avanti e ripeti quello che hai portato via. E ti farò sapere se hai capito bene. Va bene, fammi vedere. Innanzitutto, abbiamo parlato dell'importanza del miglioramento personale e di come può avere un impatto positivo sulle nostre relazioni. Sì, è corretto. Abbiamo discusso di come lavorare sulla crescita personale, ad esempio essere più consapevoli ed empatici, possa aiutarci a connetterci meglio con gli altri. Capito? E poi abbiamo anche discusso della nuova legge che vieta il fumo nei luoghi pubblici e di come ciò sia positivo per proteggere la salute delle persone, specialmente dei bambini e delle persone con problemi respiratori. Assolutamente sì. L'hai riassunto molto bene. Mi fa piacere che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Fantastico. Volevo solo assicurarmi di conoscere i punti chiave. Fammi sapere se c'è altro che devo chiarire. No, penso che tu abbia capito tutto. Ottimo lavoro ricapitolando la nostra conversazione. Ottimo, grazie Anna. Grazie per aver dedicato del tempo per assicurarmi di aver capito tutto bene. Lezione 28. Problemi di bancarotta. Ehi Anna, hai sentito parlare dei sindacati in Gran Bretagna? Apparentemente, non sono più liberi di determinare il proprio destino. Oh, davvero? Questo è preoccupante. Cosa è successo? Sembra che le loro azioni abbiano portato il paese sull'orlo della bancarotta. Il governo ha dovuto intervenire e imporre restrizioni. Wow, è una svolta piuttosto drammatica. Mi chiedo cosa abbia portato a questa situazione in primo luogo. Da quello che ho capito, i sindacati stanno avanzando richieste che il governo non è in grado di soddisfare. È un vero disastro. È un peccato. Ho sempre pensato che i sindacati servissero a proteggere i diritti dei lavoratori, non a portare un paese sull'orlo della rovina finanziaria. Esattamente. Ciò dimostra che anche le organizzazioni ben intenzionate possono finire per causare più danni che benefici se non stanno attente. Spero che riescano a trovare un modo per risolvere il problema prima che sia troppo tardi. Le conseguenze potrebbero essere devastanti per l'intero paese. Anch'io. È una situazione difficile in generale, ma suppongo che dovremo solo aspettare e vedere come andrà a finire. Lezione 29.
i dati necessari. Ehi Anna, hai raccolto tutti i dati necessari per il nostro progetto? Ciao John, sì, l'ho fatto. Mi sono assicurato di coprire tutti i punti chiave. Eccellente, è bello sentirlo. Hai preso in considerazione anche eventuali problemi che potrebbero sorgere? Bella domanda. John, ho cercato di anticipare alcune sfide e ho incluso dei piani di emergenza. Meraviglioso, la tua attenzione ai dettagli è davvero impressionante. Grazie, sono lieto di essere stato accurato. C'è altro che vorresti che esaminassi? Non credo. Hai fatto un ottimo lavoro nel mettere tutto insieme. Lo apprezzo. John, fammi sapere se si presentano altre esigenze man mano che andiamo avanti. Lo farà. Questo si preannuncia un progetto davvero forte grazie al tuo ottimo lavoro. Lezione 30. Le responsabilità dei buoni cittadini. Ehi Anna, quali pensi siano le principali responsabilità di un buon cittadino? Bene, ciao John. Credo che obbedire alla legge sia sicuramente una parte fondamentale dell'essere un buon cittadino. Questo è un buon punto. Tuttavia, pensi che non si tratti solo di seguire le regole? Assolutamente. Penso che un buon cittadino debba anche impegnarsi attivamente nella propria comunità. Interessante. Puoi approfondire come potrebbe essere? Ad esempio, fare volontariato, votare e sostenere cause importanti. Capisco, quindi non si tratta solo di seguire passivamente la legge, ma di assumere un ruolo più attivo. Esattamente. La vera cittadinanza implica sia diritti che responsabilità. Sono d'accordo, è un argomento ponderato e ricco di sfumature. C'è molto da considerare. Lezione 31. Scegliere un regalo. Ciao Anna, hai pensato a cosa regalare per il compleanno di tua sorella? Non ancora, non sono sicuro di cosa vorrebbe. Hai qualche suggerimento? Beh, forse dovremmo considerare le sue preferenze. Che genere di cose le interessano? Penso che le piaccia leggere. Forse potremmo procurarle un nuovo libro che desidera da tempo. È un'ottima idea. Che genere di libri le piacciono? Ultimamente le piacciono molto i romanzi gialli. Forse potremmo trovare un nuovo bestseller di quel genere. Ok, controlliamo la libreria locale e vediamo cosa hanno. Sono sicuro che possiamo trovare qualcosa che le piacerà. Suona bene. Ti ringrazio per avermi aiutato a scegliere il regalo perfetto per lei. Non è affatto un problema. Sono felice di aiutarti a scegliere qualcosa di premuroso. Lezione 32. Noleggio online di gemme. Ehi Anna, hai dato un'occhiata al nuovo sito web di Case Vacanza? Sembra davvero accogliente. Ciao John, ce l'ho. Le inserzioni sembrano incredibili. Alcune di quelle capanne nel bosco sembrano perfette per un weekend. Sono d'accordo, che ne dite dei ristoranti vicini a questi affitti? Hai notato qualche buon ristorante locale?
Oh sì, ci sono alcuni ristoranti molto apprezzati nelle vicinanze. Sto cercando un posto dalla fattoria alla tavola che serve deliziosi piatti stagionali. Da leccarsi i baffi. Sembra proprio la mia strada. Sto già sognando ad occhi aperti di provare i loro cocktail speciali nel patio. Lo stesso qui. Queste proprietà in affitto mi stanno davvero vendendo durante una piccola vacanza in campagna. Assolutamente. Credo di esserne convinto. È ora di iniziare a pianificare il nostro prossimo viaggio. Meraviglioso, non vedo l'ora. Sarà divertente. Nemmeno io. Inizierò a cercare appuntamenti che funzionino per entrambi. Lezione 33. Libertà preziose. Buongiorno Anna, hai visto quel servizio di notizie sulle libertà civili? Buongiorno John, l'ho fatto. È stato davvero stimolante, vero? Sicuramente. L'idea di essere detenuti senza accuse per anni e anni è agghiacciante. Sono d'accordo. È un terribile abuso di potere. Ogni persona merita la libertà di fare le proprie scelte. Esattamente. Quei diritti e libertà conquistati a fatica sono così preziosi. Non possiamo darli per scontati. Assolutamente. È un promemoria a rimanere vigili nel proteggere i nostri valori democratici. Non potrei essere più d'accordo. È una lotta tutt'altro che finita, purtroppo. Purtroppo è vero. Ma dobbiamo continuare a spingere per una società più giusta e libera. Senza dubbio. Ogni voce e ogni voto contano in questa lotta in corso. Lezione 34. Creazione del profilo. Ehi Anna, hai lavorato al tuo profilo online ultimamente? Ciao John, ce l'ho. È importante avere un mix di contenuti per mostrare diversi aspetti. Sono d'accordo, la varietà è fondamentale. Che genere di cose hai incluso? Bene, ho delle divertenti foto di hobby, alcuni scatti professionali e persino una breve biografia. Bello, sembra un ottimo equilibrio. Mescolarlo rende il tuo profilo molto più coinvolgente. Sicuramente. Voglio che dia alla gente un'idea completa di chi sono. Mossa intelligente. Quel tocco personale può davvero fare la differenza. Esattamente. Si tratta solo di dare il meglio di sé in modo autentico. Sicuramente. Sono sicuro che il tuo profilo sia di prim'ordine. Ben fatto. Lezione 35. Detenzioni ingiuste. Buongiorno Anna, hai visto quel rapporto sulle detenzioni illegali? Buongiorno John, l'ho fatto. È un problema davvero preoccupante, vero? Assolutamente. L'idea che persone siano detenute per anni senza accuse è terrificante. Sono d'accordo. È una palese violazione delle libertà civili fondamentali. Nessuno dovrebbe sopportarlo. Esattamente. Queste detenzioni illegali e a tempo indeterminato vanno contro la giustizia. Completamente. È un duro promemoria di quanto possano essere fragili le nostre libertà.
Senza dubbio. Dobbiamo rimanere vigili per proteggere quei diritti conquistati a fatica. Sicuramente. Ogni cittadino ha la responsabilità di difendere questi principi democratici. Ben detto. È una battaglia in corso, ma fondamentale per continuare a combattere.